Bentornati in questo nuovo video tutorial. Oggi andremo a parlare nuovamente di sistema operativo Windows e di ciò che possiamo fare dal suo terminale. Le puntate precedenti abbiamo visto come fare un'installazione pulita di Windows 11 25H2 tramite pendrive, chiavetta USB da minimo 16 giga utilizzando il programma software Rufus per bypassare il TPM per avere un account offline, un account appunto in locale di Microsoft e poi per bypassare la connessione di rete VLAN o LAN, cablata, dipende da ciò che avete per bypassarla per i primi aggiornamenti durante l'installazione di Windows. Per quanto riguarda il TPM, appunto, la scorsa volta non sapevo spiegarmi bene, mi sono informato e il TPM sarebbe l'acronimo in inglese di Trusted Platform Module, che in pratica è installato all'interno del sistema operativo di Windows sui PC moderni, siccome acquistando, come dicevo le volte scorse, un nuovo laptop c'è già preinstallato al suo interno di madrefabbrica Windows, quindi il TPM sui computer del Trusted Platform Module, in parole povere, è un chip di sicurezza presente in molti PC moderni e serve a proteggere i dati sensibili e a verificare che il sistema non sia stato manomesso durante l'avvio. Può essere o un chip fisico vero e proprio all'interno della scheda madre, oppure una funzione integrata nel processore, nella CPU, un firmware. Infatti nelle CPU AMD si chiama FTPM, appunto firmware TPM, e per gli Intel è PTT. A cosa serve? Viene utilizzato da parte di Windows per crittografare il disco per i BitLocker e conserva in modo sicuro la chiave di cifratura del disco, molto importante. Per quanto riguarda Windows Hello, della protezione del PIN, della password del PIN e dei dati biometrici se nel caso avete il riconoscimento facciale. Questi ovviamente vengono immagazzinati in un server Microsoft, tutti i vostri dati, quindi oltre a fare il lavoro di appunto cifratura del disco, di protezione del booting, dell'avvio del sistema, che non abbia malware, che le chiavi siano protette, crittografate e quant'altro, però comunque immagazzina dati vostri. Però non lo si può sospendere. Le puntate precedenti vi ho spiegato su un computer vecchio come il mio vecchio laptop di 15 anni, HP non era compatibile con il TPM 1.2 scaduto addirittura e con divisi appunto gli script tramite PowerShell all'epoca erano ancora attivi, il CHX due punti local only per scaricare via server il sistema operativo Windows appunto in locale con l'account offline, li ha disattivati, per cui è rimasto poi solo Rufus. E in quel caso sui computer vecchi poteva essere bypassato il TPM, non era così importante, si poteva installare Windows 11, nonostante non si ricevevano magari tutti gli aggiornamenti. Ma fa niente, sono riuscito ad installarlo da Windows 10 e l'ho passato a Windows 11 bypassando la richiesta di TPM 2.0, perché i computer moderni con preinstallato Windows 11 all'interno hanno il TPM 2.0, appunto per motivi di sicurezza. E come verificare se il nostro TPM, l'attivazione, se è attivo o no il nostro TPM? Come andiamo a vederlo? Tasto Windows più R dalla vostra tastiera, Windows e R contemporaneamente, e si apre il prompt esegui, il pop-up esegui, e andiamo a scrivere
tpm.msc. Vediamo ok. Diamo ok e vediamo appunto il TPM pronto per l'utilizzo. È possibile cancellare il TPM per rimuovere la priorità e ripristinare le impostazioni di fabbrica, quindi riporta io ho una CPU AMD, appunto un firmware FTPM allo stato d'origine di madrefabbrica. Qui anteprima, configurazione TPM sul computer locale, è a posto, pronto per l'utilizzo, MSFT, versione del prodotto, produttore 2.0, MSFT non saprei cosa sia. E così è per verificare appunto se è attivo, nel nostro caso è attivo il TPM. Oggi appunto continuiamo a parlare di Windows e, e parliamo del prompt, dello script, del comando winget. Winget è un comando da poter dare sotto PowerShell come amministratore da parte di Windows per scaricare qualsiasi tipo di applicazione, come Google Chrome, VLC Media, qualsiasi applicazione che trovate nel Microsoft Store o tramite Winget Online. Quindi clicchiamo su Windows, la nostra casella di Windows, e scriviamo PowerShell. PowerShell esegui come amministratore, sì, e si apre PowerShell. Andiamo a scrivere winget install per installare qualsiasi tipo di comando e poi si dà il nome dell'applicazione, del software che si vuole scaricare. Noi abbiamo scaricato appunto Windows, il sistema operativo Windows, l'abbiamo fatto pulito, bypassando l'account, la richiesta di account, il wifi e tutto il resto. Ora vorremmo installarci il pacchetto Office. Normalmente per il pacchetto Office si va sul browser che preferiamo e scriviamo Office 365, il pacchetto completo, che all'interno ha anche Copilot, no? Quindi normalmente si va sul browser, si cerca Microsoft Office, download, normalmente il sito ufficiale di Microsoft sempre, e poi si sceglie il tipo di pacchetto Office, Professional, Plus, Home. Però per me son troppi passaggi da fare, bisogna andare sul browser, cercare il sito web corretto della Microsoft, non da terze parti, poi si tenta, magari si vuole scaricarlo gratis e si tenta di scaricarlo sotto siti web, link di terze parti, si rischia poi che il pacchetto sia corrotto, che riceviate malware e che gli aggiornamenti futuri non funzionino di Windows, quindi è sempre consigliato il sito ufficiale. Ci sono diversi pacchetti con diversi costi, vedete qui per un mese 19 franchi, eh, 2024 Mac Edition, Microsoft Office 29 o per un anno tipo 2, 3, 400, vabbè. A noi non interessa, noi col programma Winget ce lo vogliamo scaricare gratuitamente, quindi Winget install Microsoft
È ovvio che ci installerà non l'ultima versione del pacchetto Office del 2026-2025, noi andiamo ad installare per esempio una del 2021 che all'interno non ha Copilot perché non lo voglio, e non ha OneDrive anche perché a parte che è già preinstallato OneDrive ehm, all'interno di Windows quando fate l'installazione, è proprio integrato all'interno del sistema operativo col kernel, lo potete solo tenere dormiente se non volete il fastidio del cloud OneDrive, immagazzinare i vostri file, i vostri video, foto e quant'altro. Non, non eliminarlo, cioè rimuoverlo, disinstallarlo totalmente perché avrete problemi futuri con gli aggiornamenti Windows e la telemetria e quant'altro. Ormai è talmente integrato all'interno OneDrive, però andremo poi in futuro a vedere degli script per tenerlo disattivato lì fermo, ma che non parti in background all'avvio del computer, che non salvi ogni nostro file che andiamo a salvare per forza sulla cartella OneDrive, ma ad esempio scegliamo noi la cartella, download, video, foto, quello che vogliamo, ma non OneDrive, quindi lo teniamo dormiente. E quindi andremo ad installare Winget Install Microsoft. Microsoft, che appunto dicevamo del 2021 nel nostro caso, Office. E invio. Io l'ho già installato e quindi mi dice che no available upgrade found, non sono stati rilevati upgrade da fare, non ci sono pacchetti, versioni di pacchetti nuovi. È già esistente un pacchetto installato e ora abbiamo installato il pacchetto Office. Andiamo a controllare, scriviamo Word, eccolo qua, scriviamo PowerPoint, ed eccolo qua, scriviamo Outlook, eccolo qui, Excel, eccolo qui, Excel, perfetto. Ah, il nostro caro Goku, avete visto, ha fatto una piccola mossa, il mio aiutante segreto, il grande Goku con l'onda sferica. Iscrivetevi al canale e mandate tanta energia perché Goku ha bisogno dell'energia sferica per andare avanti, Grazie. E bene, abbiamo installato il pacchetto Office, come avete visto col comando winget install. Per rimuovere un qualsiasi pacchetto, winget remove o uninstall aggiungendo uninstall. Uninstall è il nome del pacchetto che vogliamo eliminare. Ora però, normalmente quando acquistate il pacchetto Office poi dovete acquistare la chiave di licenza, la chiave esadecimale a 12 cifre, che è la chiave del product key che acquistate, quindi nei vari passaggi online che fate l'acquisto del product key, poi finirete nel pagamento via carta di credito, quel che è, e ricevete via email poi la chiave d'accesso che andrete a mettere al primo avvio di una delle applicazioni del pacchetto Office. Ad esempio aprite Word per la prima volta dopo l'installazione e vi richiederà la chiave del product key per l'attivazione eh, appunto del programma, no? Che avete acquistato. Noi però con un comando possiamo via server, dal server Microsoft, andare a far generare all'algoritmo un product key, una chiave 12 cifre random, univoca, che
che Microsoft ci darà. Quindi il comando è che dobbiamo eseguire il comando IRM, quindi andiamo a eseguire IRM spazio https due punti / get punto activated punto win spazio alt gr, nel mio caso 7 barra spaziatrice AEX. AEX sta per executable, in inglese eseguibile, file window eseguibili, quindi diamo un comando come l'installazione di Google, è un file da eseguire per Google Chrome per installare, come anche Windows, sono tutti EAX, cioè file eseguibili. Invio ed ecco qua, si apre un nuovo pop-up. Nel caso abbiate bisogno di aiuto, visitare questo massgrave.dev derivation e qui si apre un pop-up da amministratore di Microsoft Activation Script 3.11 e vediamo Activation Method, metodo di attivazione. All'1 vediamo Windows, attivazione di Windows, quindi possiamo anche da qui attivare Windows, ma noi l'abbiamo già fatto installandolo. OUK Office col 2, 3 TS Forge Windows Office ESU, non saprei, è il pacchetto insieme, è lo stesso questo, online dal KMS di Microsoft, penso Microsoft Store, sì. 5 check activation status, lo stato dell'attivazione, controllare lo stato dell'attivazione, poi volendo lo daremo dopo averlo attivato per vedere. 6 change window edition, per cambiare l'edizione di Windows tipo Home, Office, Pro. 7 change Office edition, per cambiare l'edizione di Office tipo da 365 a Office, Home, Student, quelli che ci sono. 8 troubleshoot extra e help e 0 exit. Choose a menu option using your keyboard. Scegliere dal menu a opzione a tendina usando i tasti dall'1 all'8 in questo caso e poi le lettere. Noi vogliamo attivare Office, quindi 2. Ecco qua un altro va avanti. 1 installa Office Activation, quindi l'installazione dell'attivazione del pacchetto Office, oppure disinstallare al 2. Download Office, noi non ci interessa download Office perché l'abbiamo già fatto con Winget install Microsoft Office, quindi in questo caso non ci interessa, ma volendo si può anche col comando direttamente irm get activated win ex, aprendosi poi pop-up andando avanti, si può anche fare il download di Office in questo caso, invece che installare l'attivazione del pacchetto. Allora a noi interessa l'1, quindi 1 e sta iniziando. Checking OS Info, Windows 11 Home, la distro 26200.8246 per AMD a 64 bit, VPA Registry Count, ed ecco qua quello che ci interessa. Dove è salvato il file, sotto C appunto l'hard disk, program file Microsoft Office, come root, cioè noi amministratori, in file system. Poi qui vedete quello che ci interessa a noi, installing generic product key, installazione di un prodotto, di una chiave di acquisto di prodotto generica.
Ed ecco qua la nostra chiave come se l'avessi acquistata, ma non abbiamo pagato niente. Ecco qui, la chiave d'attivazione Microsoft di licenza è stata scaricata dal server ed è attivata in esecuzione. Ecco, Office is permanently activated. Quindi press any key, abbiamo finito, press any key to go back, 0. Quindi volevamo vedere il check activation status, vedere lo stato dell'attivazione, quindi premiamo 5 e ci dà un po' di informazioni. Andiamo a vedere, ecco qua, Windows status, Windows Air Core Edition, Windows Air Operation System, Retail Channel, Activation ID, Extended PID, Product Key Channel, ci abbiamo tutto. The machine is permanently activated, la macchina è attivata. Ecco qui la chiave di licenza criptata ed ecco qua. OHUC, cioè Office for Permanent Office Activation is installed. L'attivazione è installata. You can ignore the below mentioned Office Activation Status. Office Status, 1 day. Ecco qua. Initial Grace Period end 2026, vabbè. Quindi a posto, abbiamo attivato. Qui abbiamo finito, possiamo chiudere. Andiamo a controllare. Quindi dicevamo Word, per esempio. Mi segui come amministratore, uguale. È la prima volta che aprite Word dopo aver acquistato la chiave di licenza, nel nostro caso l'abbiamo ottenuta via script dal server gratis e bisogna accettare il contratto di licenza. Quindi accetta e siamo all'interno. Andiamo a vedere il nostro account qui in basso. Prodotto in abbonamento. Questo prodotto contiene appunto Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access. Non abbiamo appunto, è del 2021 che io sappia, non c'è OneDrive, non c'è neanche Copilot. E questo è quanto per oggi, cari ragazzi. Come vedete il mio account mi dice di accedere perché sono su un account locale, offline, non accedo. E controlliamo anche qui appunto già quando l'avevamo installato Windows abbiamo account locale e abbiamo Microsoft Office. Possiamo lavorare, aprire un file, abbiamo tutte le funzioni aperte, come se avessimo acquistato appunto il pacchetto Office, abbiamo pagato la chiave di licenza. Ma noi l'abbiamo ottenuta gratis. Beh, voglio terminare con il dire il comando IRM executable non è tanto riconosciuto da Microsoft. Con questo tutorial non voglio incitare nessun atto illegale. Le mie parole sono solo a livello informativo, a livello istruttivo, per chi vuole imparare qualcosa come la sto imparando io. Io non sono un informatico, non sono del settore. eh, Chi è del settore lo può ben notare, se guarda un mio video può capire che io non sono del settore, però mi piace un po' rompere, aggiustare, andare a studiare, mi piace studiare un po' di informatica, così conoscere un po' di cose. Ciò che imparo, nel mio piccolo, cerco di divulgarlo per altre persone che come me siamo neofiti dei computer. Grazie per la vostra attenzione, un saluto enorme anche dal mio caro amico Goku, che vi saluta con l'onda sferica, e alla prossima, grazie.